Bene amici, oggi scopriamo insieme la Lena 32, una barca con una lunghezza fuori tutto di 10,50 m e una larghezza di 3,20 m. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dai motori. Motori che vedono una coppia di Suzuki DF 300AP in questo caso, ma la motorizzazione minima parte da 300 cavalli fino ad arrivare a una massima di 700 disponibile esclusivamente in doppia motorizzazione. Vediamo come all'interno della plancetta di sinistra ci sia la scaletta di risalita inserita a scomparsa all'interno di questo portello, in questo modo il piano di calpestio è libero da ingombri e abbiamo anche questa comoda maniglia tintibene per agevolare l'uscita dall'acqua. Guardate l'estensione della zona di poppa che permette quindi di passeggiare agevolmente in tutta la porzione posteriore della barca, c'è anche la pedana aggiunta per coprire il pozzetto motore, ma grazie alle cerniere possiamo sollevarla e consentire quindi il tilt completo dei motori. Poco più avanti, installata qui sulla poppa, c'è una mini dinette posteriore grazie alla possibilità di sollevare a ribalta questi supporti. In questo modo si viene a creare un tavolino con due sedute aggiuntive direttamente sul mare. Qui troviamo la predisposizione per il cavobanchina per caricare le batterie, poco più in basso c'è la doccetta per il risciacquo nella zona di poppa e ovviamente la doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro. Accediamo quindi a bordo, accesso preferenziale sul lato di dritta con questo corridoio piuttosto ampio. Guardate, fin da poppa siamo ben protetti dalle murate, quindi siamo sempre ridossati all'interno della barca, in questo modo anche le persone meno esperte possono muoversi in totale autonomia e accediamo quindi al pozzetto anche qui libero da ostacoli sul piano di coperta con dinette posteriore fissa perché c'è il tavolo centrale installato con possibilità di sollevarlo e abbassarlo. In questo modo si può anche aggiungere un cuscino, quindi avere un unico grande prendisore di poppa e come vi dicevo anche in questo caso siamo ben protetti perché c'è lo schienale imbottito che dà maggior protezione all'interno del pozzetto. In più il divanetto è gavonato al suo interno, ci sono due gavoni che consentono di ampliare lo spazio di stivaggio, mentre sul piano di calpestio c'è l'ulteriore vano tecnico con batterie, impianti, serbatoi e pompa di sentina per qualsiasi manutenzione ordinaria e straordinaria. In basso al divano non manca il subwoofer fornito da Hertz, impianto Hertz installato a bordo che assicura un sound eccellente in qualsiasi punto della barca. Ne troviamo altri due speaker installati qui superiormente, oltre all'illuminazione artificiale che assicura quindi una comfort zone posteriore anche in notturna. Entriamo quindi all'interno, accesso con tripla finestra scorrevole che può quindi essere facilmente accantonata su un singolo lato, ma possiamo anche scegliere di aprirla dal lato opposto perché sulla sinistra c'è la predisposizione per sollevare e abbassare elettricamente la TV. In questo modo si viene a creare un vero e proprio salottino interno con vista diretta sulla televisione. Entrando notiamo che c'è un corridoio centrale preferenziale per il movimento a bordo con sul lato di dritta la cucina interna, cucina con piano cottura, in questo caso a gas con doppio fornello, ma su richiesta possiamo scegliere di installare qualsiasi tipologia di piano cottura. E qui invece c'è il lavello praticamente casalingo con supporto a fungere anche da tagliere. In basso non manca il frigorifero. Questo è un primo, ma ce n'è anche un altro qui installato al di sotto del salottino. Ovviamente il layout è customizzabile con gli accessori su richiesta. Qui invece c'è l'HMR 50, sempre fornito da Hertz con l'impianto stereo e gli altri strumenti per monitorare l'impiantistica di bordo. Guardate la visibilità assicurata praticamente a 360 gradi ad eccezione dei montanti posteriori dell'hardtop. In questo modo riusciamo a effettuare qualsiasi manovra, anche durante la navigazione possiamo monitorare ciò che avviene intorno a noi. Il salottino interno invece vede una dinette con tavolo centrale e doppio divanetto uno di fronte all'altro, e anche qui c'è la possibilità di abbassare il tavolo e aggiungere il cuscino, in questo modo da ottenere un ulteriore posto letto da una piazza e mezzo, oltre ovviamente alla presenza della vetrata per dare maggior ricircolo dell'aria che fa il paio con il passo d'uomo in alto. Qui troviamo il lucernario che si può sollevare, ma su richiesta possiamo installarne anche altri due qui superiormente sull'hardtop per massimizzare non solo il ricircolo dell'aria ma anche la luminosità. Non mancano anche qui altri due speaker forniti da Hertz, oltre ai pensili in alto e gli ulteriori cassetti ripiani installati qui all'interno della cucina per ampliare ancora di più lo spazio di stivaggio.
La postazione di comando vede una poltroncina monoposto con schienale fisso e mi pongo quindi al timone, vedo che è facilmente raggiungibile davanti a me, posso sfruttare anche il gradino strutturale in basso per avere il supporto per i piedi e la plancia è facilmente ispezionabile, soprattutto ben raggiungibile, ma ovviamente possiamo personalizzarla su richiesta perché il cantiere lascia tanto spazio alla customizzazione. Gli interruttori on-off sono disposti su 3 livelli, qui abbiamo il doppio quadrante fornito da Suzuki, il salpaancora e c'è tutta l'interfaccia per far comunicare i motori con il chart plotter per avere qualsiasi informazione sia sulla navigazione che sullo stato dei motori stessi. Qui in basso non manca il controller per l'elica di prua e ovviamente la doppia manetta di potenza sul lato di dritta. Accanto alla postazione di comando c'è anche questa finestra che consente di accedere rapidamente sul passavanti e quindi agevolare le fasi di manovra, ma lo vedremo tra un istante perché entriamo all'interno in cabina, ingresso in cabina con porta a scorrimento sul lato centrale e guardate, ci sono 3 gradini per ridurre il dislivello all'interno. Entrando vediamo che c'è questo disimpegno centrale piuttosto ampio perché il cantiere ha scelto un layout open space. In questa porzione principale abbiamo direttamente la cabina armatoriale con letto matrimoniale, ma guardate qui anche la luminosità assicurata all'interno grazie alla presenza delle ampie murate lateralmente che possiamo anche gestire grazie alle veneziane. Qui c'è un ulteriore oblò per massimizzare il ricircolo dell'aria e c'è anche la presenza del passo d'uomo in alto. In questo modo possiamo anche fare a meno dell'aria condizionata all'interno, anche se è disponibile come optional. Non manca ovviamente lo spazio di stivaggio con cassetti e ripiani dove riporre praticamente di tutto e c'è anche una buona superficie d'appoggio con rinforzo superiore per evitare di far cadere gli oggetti e farli scivolare durante la navigazione e possiamo anche sfruttare le mensole posizionate lungo il profilo della cabina perché come vi dicevo in questo modo tutti gli oggetti trovano una loro collocazione. In cabina separata c'è il bagno posizionato qui lungo la murata di destra. Entrando vediamo che c'è la presenza del lavello lungo la murata, in basso un ulteriore cassetto oltre 2 pensili in alto. Anche qui c'è la vetrata per ottimizzare ancora di più la luminosità interna, mentre verso poppa c'è la doccia con cabina separata, guardate, apertura qui al soffietto e c'è anche la presenza del VC installato verso poppa, ma come vi dicevo c'è tantissimo spazio, il cantiere ha scelto questa distribuzione per separare gli ambienti e soprattutto vi mostro l'altezza interna. Guardate, io riesco a stare totalmente in piedi nel bagno ma anche nella cabina principale, vedete, riesco a muovermi senza nessun tipo di difficoltà, mentre verso poppa c'è la cabina ospiti quindi con ingresso posteriore. Vedete, entrando c'è un primo mobile posizionato lungo la murata di sinistra, in basso c'è il letto, quindi una cabina ospiti per 2 persone con un'altezza adeguata perché guardate ci sono differenti livelli per consentire quindi di stenderci totalmente. In questa porzione qui le gambe vanno in fondo, mentre qui in alto c'è ancora spazio. Soprattutto vi mostro l'altezza interna perché guardate io riesco a stare totalmente in piedi nella porzione principale, poi si va ad abbassare perché abbiamo il piano di coperta superiore, ma io posso letteralmente mettermi in ginocchio e ho ancora vivibilità qui, ho ancora spazio nella porzione anteriore, ma quando sono seduto riesco a stare totalmente disteso e rilassato anche al di sotto di questi gradini, quindi una cabina per 4 persone perfettamente sfruttabile. E guardate anche la profondità con la presenza dell'oblò e la vetrata controlaterale. In questo modo abbiamo una vera e propria cabina per 4 persone con bagno separato. Ma ora ritorniamo all'esterno e vi mostro la porzione anteriore della barca. Come vi dicevo possiamo anche scegliere di muoverci lungo la murata passando direttamente dalla postazione di comando, ma vi mostro anche la zona di poppa perché c'è un accesso preferenziale sul lato di dritta grazie alla presenza di questo corridoio con singolo gradino per ridurre il dislivello, ma possiamo scegliere anche di passeggiare sulla tappezzeria del divano e accedere quindi al passavanti di sinistra. Guardate, siamo sempre ben protetti grazie alla presenza della battaiola, quindi ci spostiamo agevolmente nell'area anteriore, possiamo sfruttare anche i tienti bene qui per avere una salda presa. Anche in questo caso c'è il corridoio preferenziale con la murata che dà protezione fino all'altezza del ginocchio, ma interviene anche la battaiola, quindi riusciamo a muoverci senza nessun tipo di difficoltà. Ci sono 2 gradini qui posizionati centralmente allo scafo per dare maggior spazio all'interno della cabina, ma arriviamo nell'area anteriore, guardate qui quanto spazio c'è, totalmente rivestita di cuscini. In questo modo c'è un ampissimo prendisole anteriore con un cuscino centrale che può essere rimosso per dar spazio al passo d'uomo, mentre superiormente all'hardtop non solo sono presenti le maniglie tienti bene, ma abbiamo anche 2 pannelli solari che assicurano una ricarica adeguata delle batterie, oltre ovviamente al faro per l'illuminazione notturna. Arriviamo quindi nella porzione anteriore, guardate qui anche
i tinti bene laterali al prendisole per consentire il massimo comfort alle persone a bordo, e arriviamo quindi sul musone in vetro resina con vericello posizionato qui direttamente sulla coperta. In questo modo una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra, e possiamo scegliere di avere anche una telecamera per monitorare lo scorrere dell'ancora senza doverci necessariamente sporgere, grazie anche alla possibilità dell'HMR50 di avere l'ingresso video, quindi possiamo tranquillamente avere il chart plotter e contemporaneamente visualizzare lo scorrere della catena dal display dello stereo. Completa l'allestimento anteriore la doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro, oltre alla presenza del musone inserito qui in legno per agevolare la salita e la discesa in caso di ormeggio di prua. E quindi, cari amici, questa è la Lena 32. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The City Team!